Benvenuti disadattati e disadattate, noi siamo i Termostati e questo è un nuovo video in cui faremo un'analisi dettagliata di The Last of Us parte 2. L'ultimo video su The Last of Us che vi abbiamo lasciato in bacheca ha ricevuto svariate critiche per l'apparente inesattezza di quello che abbiamo detto. In questo video andremo a fare un'analisi completa, punto per punto, di tutto quello che succede nel gioco. Quello che diremo sarà esattamente ciò che succede nel gioco, niente di più. Niente teorie né interpretazioni, solo fatti. E alla fine discuteremo anche dei commenti che ci avete rivolto e delle teorie degli altri youtuber. Badate bene, non stiamo dicendo che il nostro video di prima sia inesatto, ma per le persone puntigliose vi mostriamo esattamente ogni motivazione di quello che abbiamo detto. Voi, d'altro canto, commentate e fateci sapere la vostra. Ma prima... Sigla! Round 1. Ok. Il gioco inizia con Joel che dice a Tommy di aver mentito ad Ellie sul finale del primo The Last of Us. Le dice che le luci non sono riuscite a trovare la cura. 4 anni dopo, Ellie vive a Jackson. Ha litigato con Seth e non accetta le sue scuse. Seth però le regala un panino e lei lo chiama Baguette bigotte. Ci viene rivelato che Ellie e Joel hanno litigato, non sappiamo ancora perché. Poi passiamo ad Abby, un nuovo personaggio. Owen le rivela di aver scoperto qualcosa. I due nominano una certa Mel, ma noi non sappiamo chi è questa. Nemmeno Owen è certo che Joel sia a Jackson. Loro hanno attraversato mezza America e non sono sicuri che Joel sia lì. Ma quanto siete disorganizzati? Che informazioni hanno su Joel? Poi Abby dice che Mel è incinta. Ma chi è questa Mel? Non l'abbiamo ancora mai vista. Abby trova orme di cavalli sulla neve, durante una tempesta di neve. Decide di seguirli e guarda caso quelle orme saranno proprio del cavallo di Joel. Che fortuna Abby! Torniamo ad Ellie. A quanto pare si è baciata con una certa Dina, ma non stanno ancora insieme. Le due partono per un giro di ronda attorno a Jackson e nel parlare Ellie dice di aver ucciso 10 infetti insieme a Joel durante una singola pattuglia. Dina invece 20, sempre durante una singola pattuglia. Questo significa che a Jackson sono molto frequenti gli attacchi degli infetti e che le persone devono stare molto attente durante le ronde. Ricordatevelo perché questo ci tornerà utile dopo. Mentre Ellie segue Dina, le impronte del suo cavallo magicamente scompaiono, mentre quelle del cavallo di Ellie rimangono. Sarà forse per creare la scena in cui Dina sparisce? Peccato che non ha alcun senso. Ricordiamo poi che Tommy era nelle luci. Questo significa che Tommy ha ricevuto un addestramento militare. Tenetelo bene a mente. Ellie e Dina si fanno uno spinello e consumano il loro amore, ma la scena è censurata. Anche questo, tenetelo a mente per dopo. Joel salva la vita ad Abby. Abby ha incontrato proprio Joel, tra i tanti posti in cui poteva andare, proprio il posto in cui becca Joel e Tommy, che guarda caso sono proprio le due persone che stava cercando. Che fortuna Abby! Tommy si riferisce ad Abby come ragazza. Questo significa che, al contrario del pensiero comune, Abby non è trans, è solo muscolosa. Sempre Tommy, poi, di sua spontanea volontà, rivela i nomi suoi e di Joel ad Abby, una sconosciuta che hanno appena incontrato. Ehi, sono Tommy, lui è Joel. Abby invita Tommy e Joel ad andare dai suoi amici e loro accettano, senza neanche conoscere chi è Abby e né chi siano i suoi amici. La cosa al momento è comprensibile, in quanto si trovano nel bel mezzo di una tormenta di neve e di un'orda di infetti. Ritorniamo ad Ellie e Dina. Ellie rivela di essersi fatta il tatuaggio sul braccio. Non si sente sto furgone di me. Ellie rivela di essersi fatta il tatuaggio sul braccio per coprire un morso di un infetto. Ellie quindi rivela di essere immune a Dina, ma lei non le crede. Jessie raggiunge Ellie e Dina. Le rivela che Joel e Tommy sono scomparsi. Ma come faceva a sapere che Ellie e Dina stavano là? Come le ha trovate? Bel colpo di fortuna considerando che c'è una tempesta di neve fuori. Joel, Tommy e Abby vanno dagli amici di Abby. Nessuno riconosce Joel, a parte Abby. Sono tutti sospettosi però di Joel. Ma lui è tranquillissimo. Tommy, gentilissimo, invita gli sconosciuti a Jackson, a casa sua, dove c'è sua moglie, i bambini. Voi due vivete in zona? Esatto, a 2 ore dalla collina. Dovreste venire con noi a fare scorte prima di partire. E Joel non perde tempo e rivela il suo vero nome e viene sparato da Abby. Tommy invece viene preso a botte in testa e sviene. Joel chiede: Chi sei? e Abby fa: Indovina. ma Joel e Abby non si sono mai incontrati. Joel non avrebbe mai potuto indovinare. Coglione. Inoltre, a quanto pare, Joel è l'unico Joel al mondo, dato che solo dal nome capiscono che è lui. Ellie trova la casa dove sta Joel, durante una tempesta di neve. Che fortuna, eh? E guarda caso tutte le porte sono chiuse tranne quelle che servono ad Ellie per arrivare nella stanza dove c'è Joel. Guarda caso. E arriva giusto in tempo per vedere Joel morire. Ellie grida: Li ammazza tutti! eppure quelli del VLF la lasciano vivere. A quel punto Owen incita Abby ad uccidere Joel e lei lo fa. Joel è morto. Ellie grida: Giuro che vi ammazzo!
E di nuovo, quelli del VLF la risparmiano. Perché Abby risparmia Ellie e Tommy? Tranquilli, su questo ci ritorneremo tra un attimo. Prima analizziamo alcune teorie in favore della morte di Joel e vediamo se hanno senso oppure no. Sinergo, di quei due sul server, ha detto, parafrasando: Ha senso che Joel non sia scaltro come nel primo gioco, perché ha perso l'allenamento. Sì, perché vivere 4 anni proteggendo la tua città da frequenti attacchi di infetti ed eventuali attacchi di banditi ti rammollisce, no? Senza contare che a questo punto l'Apocalisse esiste da 24 anni. 20 anni passati a non fidarsi di nessuno non si cancellano così facilmente. E non fatemi nemmeno iniziare a parlare di Tommy, perché lui ha passato anche più tempo a Jackson di Joel. Quindi secondo questo ragionamento, anche Tommy dovrebbe essersi rammollito. Eppure, quando parte per vendicare Joel, fa stragi di VLF da solo. Anche lui sarebbe fuori allenamento? È bastato prendere una pigna in faccia per farti ricordare l'allenamento, Tommy? Oppure sei soltanto un personaggio scritto male? A voi la risposta. Un'altra teoria è che Joel non avrebbe potuto fare altrimenti che entrare nella casa di Abby, dato che c'era una tempesta di neve ed un'orda di zombie. Anche questa teoria all'apparenza sembra avere senso, ma in realtà no, per 2 motivi. 1. Il motivo principale. Dopo la morte di Joel, Tommy rivela di aver visto i badge del VLF sulle giacche dei tipi, dopodiché dice di sapere che i tipi vengono da Seattle. Cosa significa questo? Significa che Tommy sa che VLF sta per Washington Liberation Front. E questo comporta... Beh, se sa cosa significa la sigla VLF, dovrebbe sapere anche che sono un'organizzazione militare. E dato che sa che vengono da Washington, si sarebbe quantomeno dovuto insospettire, dato che la distanza tra Washington e Jackson è questa. Cosa ci fanno qua giù? Dovresti quantomeno insospettirti e dirlo a Joel. E invece no, loro gli entrano in bocca e si fanno ammazzare, nonostante Tommy avesse tutte queste informazioni. Secondo motivo. Devono entrare perché c'è un'orda di zombie ed una tempesta di neve? Falso. L'orda di zombie c'era, ma è stata placata dai tipi del VLF, dando fuoco agli infetti. Possiamo assumere che l'orda sia finita, perché questi sono gli ultimi zombie che si vedono. E anche la tempesta è finita, perché a quanto pare Ellie riesce a vedere le luci accese nella casa da una certa distanza e soprattutto non incontra infetti nel suo tragitto. Questo quindi significa che sia la tempesta che l'orda non sono più un problema. Quindi Tommy e Joel se ne sarebbero potuti andare senza correre alcun rischio. E considerando le informazioni che ha Tommy, non c'è un motivo per il quale non l'abbiano fatto. Comunque, Dina trova Ellie in una casa con luci spente. Perché sarebbe dovuta entrare in quella casa? Come ha fatto a trovarla? Dopodiché Tommy capisce che i tipi vengono da Seattle perché hanno il badge del VLF. Questo è come dire che qualcuno vive a Roma soltanto perché ha il cappello della Lazio. Non ha senso. Tommy poi cerca di dissuadere Ellie dal partire, per proteggerla, ma lui parte lo stesso, per vendicare suo fratello. Ellie e Dina partono anche loro subito dopo, per vendicare Joel e riprendere Tommy. Tutti danno per scontato che il VLF sia a Seattle, senza contare che tutti ignorano le dimensioni di Seattle. Una metropoli è bella grossa, come fai a trovare una persona sapendo solo la città dove vive? Ragazzi, noi siamo di Roma, trovateci, buona fortuna. Se ci riuscite significa che questo gioco ha ragione, altrimenti non ha senso. Quindi Ellie e Dina partono per Seattle, un viaggio di un paio di settimane. Partono con un cavallo, ma né sul cavallo né su di loro si vedono provviste. Come fanno a mangiare? Come si tengono in vita? La vegetazione di Seattle sembra essersi sviluppata come se fossero passati 200 anni, quando ne sono passati solo 24 dall'inizio della pandemia. Un albero, per crescere così alto, ci impiega anche 100 anni, ma di certo non 25. Scopriamo che la Fedra è sparita completamente in meno di 25 anni. L'esercito, con tutti i fondi del mondo, semplicemente ha smesso di esistere. Dopodiché facciamo una capatina alla sinagoga. Vedete, mentre i serafiti, palesemente una parodia dei cristiani, sono trattati come bigotti, Dina e la comunità ebraica è trattata come dei 2 volte sopravvissuti. Non a caso la religione di Dina è la stessa di Neil Druckmann. C'è anche una scena dedicata alla Torah. Molte persone hanno elogiato questo gioco dicendo che fosse anche una critica verso l'assurdità della religione. Ma in realtà è solo una critica verso i cristiani, perché sono bigotti e odiano i gay. In ogni caso, noi siamo atei e tutta questa attenzione del gioco verso la religione ci ha solo che annoiato. Un'altra domanda è, perché loro stanno là? Prima al tribunale e poi alla sinagoga. Ok che devono cercare la benzina, ma perché proprio là? Perché non vanno da un'altra parte di Seattle? Più avanti Dina rivela che avere una fattoria è il sogno della sua vita. Sai, ho sempre sognato di sistemare una fattoria, appena fuori Jackson. Ricordatevi questa cosa per dopo, perché sarà importante. Le due aprono il cancello e vedono il Serevena Hotel. Vedono anche uno stendardo del VLF e decidono di entrarci. Guarda caso, è proprio l'hotel giusto, dove è passato Tommy. Che fortuna! Tommy infatti ha torturato 2 tizi all'hotel e l'informazione importantissima che Tommy fa scrivere con il sangue è il codice del cancello.
che guarda caso è proprio il cancello che serve ad Ellie per andare avanti. Perché ci sta scritto anche il nome del cancello? Tommy, ti serve davvero sapere il nome del cancello di cui già sai l'esistenza e di cui già stai chiedendo il codice? Boh, vabbè. Il cavallo calpesta una mina ed esplode. Ellie e Dina vengono scaraventate via in pieno stile Team Rocket. E guarda caso, le persone che catturano Ellie sono proprio quelle che stava cercando. Ma poi, perché l'hanno catturata invece di ucciderla? Lei potrebbe essere l'artefice degli omicidi insieme a Tommy. Uccidetela, è un pericolo. Ci riuniamo con l'unico tipo che voleva uccidere Ellie a Jackson. E cosa fa? Si mette a chiacchierare, a parlicchiare, invece di ucciderla. Arriva un altro tipo e anche lui si mette a chiacchierare. Jordan poi capisce che Ellie e Tommy stanno cercando vendetta e comunque non la uccide. Perché? Questo tipo è sopravvissuto per 25 anni nell'Apocalisse e ancora non ha capito che deve uccidere i suoi nemici? L'altro tizio prova ad uccidere Ellie, ma Jordan lo ferma dicendo: Eliminare gli intrusi. Oh, ehi, frena, non ha senso. ma come non ha senso? A quel punto Dina spara al vecchio proprio prima che quello spari ad Ellie. Un secondo più tardi e Ellie sarebbe morta. Che fortuna! Poi Dina cade di schiena dal secondo piano e non si fa niente. Jordan, invece di sparare a Dina, si mette a strozzarla, così da dare il tempo ad Ellie di liberarsi e ucciderlo. Che senso ha? Come ha fatto questa a sopravvivere 25 anni nell'Apocalisse se ha le doti di sopravvivenza di un porcellino d'India? Ma sparale! Poi Ellie uccide Jordan e, guarda caso, trova una mappa e la foto di Lea. Che fortuna! Ma perché tenere una foto della tua ragazza nella stanza dove tieni i prigionieri? Il VLF è più incompetente di mia nonna. Ah, sulla lettera c'è anche scritto dove sarebbe dovuta andare Lea nel futuro recente. Che fortuna di nuovo! Ellie e Dina scappano e trovano il cavallo morto di Tommy. Seattle sembra veramente piccola nel mondo di The Last of Us, eh? Scopriamo che Lia è morta, uccisa dai Serafiti. E nel suo ufficio Ellie trova foto delle altre persone che hanno ucciso Joel insieme a lei, con tanto di nomi. Perché a quanto pare Lia non si ricordava i nomi dei suoi amici, per questo li ha dovuti scrivere sulle foto. Arrivano i VLF. Ellie e Dina scappano nella vecchia metropolitana. Ellie ha detto a Dina di essere immune molto tempo fa, eppure continua a mettersi la maschera. Perché? Forse per non farsi vedere da quelli del VLF, ma tanto li ammazza tutti, quindi. Ma poi Ellie si rompe la maschera e Dina si offre di darle la sua. Mossa stupida. Se la maschera di Ellie si è rotta, allora ha già respirato le spore e già è infetta. Quindi se tu, Dina, le dai la tua di maschera, morirete entrambe. Ellie è già condannata, pensa almeno a non morire te. Senza contare che Dina è incinta! Ma su questo ci torniamo dopo. Nel mentre Ellie e Dina vanno in un teatro per cercare riparo, Dina si sdraia e si riposano senza prima controllare se ci siano infetti. Magicamente, dato che la trama lo richiede, anche se Seattle è infestata dagli infetti, quel preciso teatro è libero. Che fortuna, eh? Dina poi rivela che crede di essere incinta e decide di continuare la spedizione mettendo a rischio la vita del futuro bambino e diventando un peso per Ellie. Madre dell'anno, eh? Nello specifico, Dina dice di avere un ritardo di 2 settimane, 14 giorni. Il viaggio ne dura 12 a piedi. Quindi Dina sapeva di essere incinta ancora prima di partire. Concludendo, Dina sapeva che sarebbe stato un peso. Complimenti, davvero. A quel punto Dina si addormenta all'ingresso del teatro, nonostante fuori ci sia un'orda di infetti e la porta è chiusa soltanto da una sedia. E vabbè. Mentre Ellie si addormenta, ricorda di quando Joel l'ha portata al museo. Scena molto dolce ma completamente inutile per la trama. Ti obbligano quasi a mezz'ora di gameplay senza effettivamente mostrare nulla di nuovo. Potevano mettere semplicemente una cutscene più corta e avrebbe avuto più senso. Quando Ellie si sveglia, trova Dina nella stanza della radio. Sentiamo che Owen è scomparso, ma Mel no, a quanto pare. Dina decripta i messaggi in codice del VLF, soltanto ascoltandoli. Messaggi come: Partite dal 2 e andate al sito 13. come ha fatto a capirlo? Ma ovviamente ci azzecca. Che colpo di fortuna, eh? Per chi crede che questa cosa sia normalissima, provate voi a fare la stessa cosa che ha fatto Dina. Ora vi mettiamo una mappa di Roma. Allora, ci incontriamo al 12 e poi torniamo al 24, ma prima passiamo per il 6, ok? Avanti, indovinate di quali posti sto parlando. Vincete un premio se lo fate. Alla radio sentono di un uomo che sta seminando scompiglio. Ellie e Dina di scompiglio, zio. Ma che ci abbiamo 75 anni. Alla radio sentono di un uomo che sta seminando scompiglio. Ellie e Dina, aspetta, scompiglio. Scompiglio, zio. Ma è la prima parola che ti viene in mente. Allora, posso dire, dillo questa frase, ma Ok.
Alla radio sentono di un uomo che sta seminando distruzione. Ellie e Dina pensano sia Tommy, ma invece è Jesse, che a quanto pare è partito il giorno dopo di loro, dato che è arrivato il giorno dopo. Che fortuna, eh? Proprio quando Dina ha detto di essere incinta e non può più partorire la... Come ha fatto Jesse a trovare il quartiere di Seattle dove stanno anche Ellie e Dina? A quanto pare Seattle ha le dimensioni di Ostia antica, stanno tutti vicini e si incontrano tutti. Però quando vai tu in giro per la città le strade sono deserte. Jesse acchiappa Ellie da dietro e lei si fa catturare. Pur non sapendo chi è, non si difende. Che fortuna per Jesse, vero? Jesse poi rivela di essere partito il giorno dopo di loro e di aver fatto tirate da 18 ore, ma comunque è arrivato il giorno dopo di loro. Quindi anche se ha fatto tirate da 18 ore, non è riuscito a raggiungerle? Anzi, è andato alla loro stessa velocità? Anche se loro erano in due sullo stesso cavallo, mentre lui era da solo sul cavallo? Ok Neil, come ti pare? In un flashback, Tommy insegna ad Ellie a sparare, il che ha già più senso dello scorso flashback, perché ti ricorda che Tommy è un tiratore eccellente. Dopodiché, Ellie e Joel vanno verso il negozio di musica, ma la strada è sbarrata e devono passare per un hotel, dove incontrano un nuovo infetto enorme ed Ellie quasi ci rimane, ma ovviamente non può morire perché è un flashback, quindi perché mettere questa scena? Ellie e Joel incontrano anche i due ragazzi che se ne sono andati da Jackson. Ellie discute con Joel, che le dice che gli esami fatti dalle luci erano inutili. Non esiste nessuna cura. Ritorniamo al presente, dove Dina prova ancora la sua estrema intelligenza, nascondendo a Jessie di essere incinta. Poi scopre che Nora si trova in un ospedale. Come l'ha capito? Ah già, decriptando i messaggi via radio. Che fortuna! Nel percorso, Ellie si imbatte nei Serafiti, che le sparano a vista. Dopodiché va all'ospedale attraverso le fogne. Interroga una tipa che, invece di mentire, le rivela la vera posizione di Nora. Perché? Dalle un'informazione falsa e poi uccidila! Ma scusa, mandala fuori strada! Invece le dice esattamente dove si trova Nora. E poi prova ad uccidere Ellie. Coglione. Non poteva dire semplicemente Non è qui, oppure sta ai piani inferiori. dove invece ci stanno gli infetti? Come hanno fatto queste persone a sopravvivere 25 anni nell'Apocalisse? In ogni caso, bell'ennesimo colpo di fortuna per Ellie. Ellie passa dal condotto... Ellie passa dal condotto di areazione sopra la testa di Nora e nessuno la sente e non puoi nemmeno spararle dal condotto. Per quale motivo effettivamente? Poi Ellie prende in ostaggio Nora e i soldati addestrati non la riescono a colpire in testa. Soldati addestrati. Ellie spinge Nora in mezzo alle spore e dopo un breve inseguimento Nora con le spalle al muro dice: Tu sei tu. quando vede che Ellie è immune. Quindi Nora sa di Ellie, sa che è quella immune. Ellie poi chiede a Nora di dirle la posizione di Abby e Nora continua a dire: Non tradirò la mia amica. ma scusa, mentile, mandala fuori strada, così non aiuti nessuno, nemmeno Abby. E meno male che Nora era delle luci. Si vede come ha imparato a sopravvivere in questi anni, eh? Evidentemente sua madre le ha insegnato che non si dicono le bugie. E alla fine, infatti, le dice la verità. Nora rivela ad Ellie la posizione della sua amica, quando avrebbe potuto benissimo mentirle. Queste persone sono così stupide. In un flashback vediamo che Ellie torna all'ospedale di Salt Lake City da sola, facendosi tutta quella strada. Da sola. Nella registrazione, Ellie sente che il padre di Abby era l'unico dottore in grado di effettuare quell'operazione. L'unico al mondo. E che anche se trovassero un altro immune, non ci potrebbero fare niente. Sì, perché a quanto pare non esiste più il Canada, né l'Europa né il Sud America, nei libri e gli appunti sui quali ha studiato il padre di Abby. Nessun altro può farlo. Che sfortuna! Sembra quasi fatta apposta. Poi Ellie chiede a Joel, che nel mentre l'ha raggiunta, delle spiegazioni. E Joel non gliele dà. Joel, spiegale la situazione, fale capire perché hai fatto quello che hai fatto. E invece sta zitto, guardate. Spiegami. Che è successo qui? Se mi menti ancora una volta, me ne vado. Joel. Poi dice: Per creare un vaccino ti avrebbero uccisa. Io li ho fermati. omettendo la parte più importante, ovvero che non era sicuro ci riuscissero a fare il vaccino. Joel, spiegati! E invece no, non lo fa. Ma poi, ragazzi, capite che in 20 minuti di flashback si hanno più sviluppi della trama che in 3 ore di gioco. Tornando al presente, Ellie rivela a Jessie che Dina è incinta e poi la abbandonano a se stessa, partendo per salvare Tommy all'acquario.
questo gioco è la parodia di se stesso. I due però si dividono, perché Jesse pensa che i soldati del VLF si riferiscono a Tommy quando parlano di un cecchino al porto. Fino ore 12. Ripeto, cecchino avvistato al porto. Deve essere un intruso. Da qui possiamo arrivare al porto. No, rubiamo la barca. Li hai sentiti, no? Parlano di Tommy. Come fai a dirlo? Allora chi altro è? Non potrebbe essere un Serafita? Ma no, ovviamente è Tommy. Che fortuna, Jesse, si tratta proprio di Tommy. E che fortuna aver origliato quella conversazione apparentemente casuale dei VLF. L'unica conversazione utile alla trama. Ripeto, cecchino avvistato al porto. Li hai sentiti, no? Parlano di Tommy. Ellie arriva all'acquario e uccide un cane. Questa cosa sarà importante più avanti, quindi tenetelo a mente. Dopodiché incontra Owen e Mel. Mel ha il piumone, anche se è primavera. Sarà forse per nascondere al giocatore che Mel è incinta? Owen e Mel, pur di non rivelare la posizione di Abby, aggrediscono Ellie e si fanno uccidere. Ma perché non gliel'hanno detto che Abby sta sull'isola? Tanto è pieno di serafite e VLF. Ellie sarebbe morta. Poi, dopo averla uccisa, Ellie scopre che Mel è incinta. Come ha fatto a non accorgersene prima? Come ha fatto a non vedere il pancione sotto al piumone? Ma ce l'hai la percezione della profondità? Ellie viene raggiunta proprio al momento giusto da Tommy e Jesse. Come hanno fatto ad essere così veloci? Sono arrivati letteralmente 10 minuti dopo Ellie. Quindi Jesse ha raggiunto Tommy, che era caduto in mare, in 10 minuti? Quanto era distante il porto da dove stava Ellie quando si è separata con Jesse? Abby raggiunge il party a teatro, spara a Jesse a bruciapelo e poi aspetta 20 anni prima di sparare ad Ellie, che intanto si alza in piedi e invece di sparare ad Abby, che ha la pistola puntata verso Tommy, non verso lei, le dà ascolto e butta via la sua di pistola. Vogliamo parlare di come Ellie e Jesse entrano insieme nella stanza? Abby spara a caso e becca proprio Jesse. Davvero un bel colpo di fortuna che Abby non abbia preso Ellie, invece. Poi Ellie dice una cosa, prestate attenzione. So perché hai ucciso Joel. Ha fatto quello che ha fatto per salvarmi. È colpa mia se non c'è una cura, sono io quella che cerchi. Vi abbiamo risparmiati. E Abby non è per niente sorpresa dall'apprendere che è proprio Ellie quella immune, quella per cui suo padre è morto. Quindi, di nuovo, perché non l'ha uccisa la prima volta insieme a Joel? Perché non le ha sparato subito? Perché non l'ha catturata e usata per ricreare il vaccino, come avrebbe voluto suo padre? Perché Abby sei così stupida? In ogni caso, ora inizia la parte di Abby, quindi tenetevi forte. Siamo praticamente a metà adesso. Ci voglio pensare. In un flashback facciamo la conoscenza di Jerry, il padre di Abby. Lo aiutiamo a salvare una zebra e, scusate, ma cosa c'entra con il resto della storia? Owen poi si riferisce ad Ellie come Doc, abbiamo la ragazza. Che ragazza? Quella di cui parla sempre Marlene. Quindi ora sappiamo che sia Abby, che Owen, che Nora sono a conoscenza di Ellie. Sanno chi è, sanno perché è importante, eppure entrambi uccidono Joel e si rifiutano di rapire Ellie per creare il vaccino. Ma perché? Rivediamo la scena della morte di Joel. Manny vuole uccidere Ellie e Tommy, ma Owen lo ferma e gli fa: Se li uccidiamo, diventiamo come lui. e qui ti sbagli, caro Owen. Joel ha sempre ucciso per necessità, per difesa personale, mentre il VLF, 1. ha sterminato i serafiti. 2. hanno ucciso Joel per vendetta, non per difesa. Lo hanno fatto per il loro piacere personale. Voi già siete peggio di lui. Non cambierebbe nulla uccidere Ellie adesso. O ancora meglio, portarvela con voi e provare a fare il vaccino, come volevano le luci, di cui facevate parte, infatti. Abby si sveglia a Seattle. Non sembra sentirsi molto in colpa per aver ucciso Joel, anzi, ha già superato la cosa. Manny e Abby parlano di come Mel deve ancora superare l'uccisione di Joel, al che Abby dice: dovrei fare finta che non sia successo niente. Certo che no. Dovete parlare e chiarirvi. Anche lei voleva vendicarsi su Joel. Ma lei non è come noi. Non aveva mai visto niente del genere. Ammazza iene di continuo. Con Joel è stato diverso. Ricorda, noi siamo soldati. Lei è un medico. Quindi lei ha già superato la cosa, è ufficiale. Joel è il passato e Abby non sente alcun rimorso. Mel, anche se è molto incinta, decide di partire in missione, mettendo a rischio la vita del suo futuro bambino. Quindi, in un mondo post-apocalittico, il VLF mette a rischio una donna incinta. Ok. Mel ricorda ad Abby di una tregua tra VLF e Serafiti, che è finita perché il VLF ha ucciso dei bambini. Hai nostalgia della tregua? Era tutto più facile. Anche troppo. Ci siamo rilassati e loro hanno impiccato una squadra. Questo perché noi avevamo sparato a quei ragazzini. Ma meno male che loro non sono come Joel, vero Owen? È stato divertente sparare a dei ragazzini? Abby poi accenna al fatto che soffre di vertigini. Mi chiedo se questa cosa avrà delle ripercussioni sulla trama o sul gameplay.
La risposta è no, sarà soltanto una scusa per parlare. Di ritorno dalla missione, scopriamo che un certo Danny è stato ucciso da Owen, che ha disertato, e ha ucciso un suo amico. Meno male che lui non è come Joel. Abby va poi a parlare con Isaac, il capo del VLF. Isaac si presenta a noi durante un interrogatorio di una iena, sotto tortura. Quindi i VLF approvano la tortura come metodo di interrogatorio. Ma loro sono meglio di Joel, eh? Vero Owen? Isaac sta organizzando una spedizione punitiva all'isola dei Serafiti. Questa spedizione infatti dovrebbe porre fine alle iene. Abby però decide di disertare gli ordini di Isaac per andare a cercare Owen. In un flashback precedente alla morte di Joel, Abby e Owen stanno sulla ruota panoramica. Come ci sono saliti se Abby soffre di Verginiti. Anche di quella. Come ci sono saliti se Abby soffre di vertigini, quindi non si può essere arrampicata. E la ruota è spenta, quindi non possono essere saliti. Scopriamo anche che Abby e Owen stavano insieme. Owen poi porta Abby all'acquario, il loro nuovo posto segreto. Owen ha anche trovato una barca, vuole rimetterla in sesto e partire. Owen e Abby limonano. Abby però si toglie subito dal bacio perché non riesce a non dimenticare Joel. Vuole prima vendicarsi e poi può tornare a pensare a se stessa. Io lo so che non abbiamo altre piste, ma Joel è ancora là fuori, credimi. Lo so. Nel presente, Abby parte alla ricerca di Owen, si dirige verso l'acquario, il loro luogo speciale. Nel mentre, Manny coprirà la sua assenza per un paio di giorni. Abby però viene rapita dai Serafiti e sopravvive ad una martellata in testa. In un altro flashback, Abby torna da Owen, che a questo punto sta con Mel, anche se prova anche qualcosa per lei. Per provare qualcosa per Abby deve essere veramente... Owen accenna ad alcune luci che si stanno riorganizzando a Santa Barbara. Lui è palesemente insoddisfatto con il VLF, mentre a quanto pare Abby non ha alcun problema con lo sterminare i Serafiti. Poi Abby ci spiega come ha trovato Joel. Ha scoperto la posizione di Tommy, perché per caso hanno trovato delle ex luci che lo conoscevano. Salta all'addestramento oggi. Abby, al chiaro di luna. Ho trovato il fratello di Joel. Vive in una colonia in Wyoming. Come lo sai? Alle mura hanno trovato una squadra di luci che lo conosceva. Quindi loro sanno che Tommy era una luce e comunque lo risparmiano, nonostante sappiano che ha ricevuto il loro stesso addestramento? Ma in ogni caso, vi immaginate Abby che vede delle luci arrivare e gli fa: "Ma tu conosci Tommy?" Così, a caso. Ok, ha perfettamente senso, no? Abby inoltre dice che Isaac ha già dato il permesso per partire e aggiunge: Isaac non darà il permesso, sono troppe persone. L'ha già dato. Cazzate. Chi crede più di Isaac nella giustizia? Questo significa che Abby è fedele al 100% agli ideali del VLF. Quindi ad Abby va benissimo uccidere ragazzini serafiti, come è stato detto poco fa. Questo perché noi avevamo sparato a quei ragazzini. Inoltre, Abby aggiunge: E sa cosa ha fatto Joel. quindi anche Isaac dovrebbe sapere della cura e di Ellie. Isaac crede così tanto nella giustizia che non vuole nemmeno provare a trovare una cura. Perché Isaac non ha dato l'ordine di catturare Ellie e di trovare un vaccino? Niente ha senso. Tornando al presente, Abby sta per essere giustiziata, ma Lev e Yara, due ex serafiti, la salvano. Nonostante lei sia una del VLF, quindi un loro nemico. E guarda caso, la salvano proprio prima che Abby venga uccisa. Che fortuna! Infatti, la tipa dei Serafiti sta per tagliare lo stomaco ad Abby, ma appena sente i fischi si ferma e dà attenzione a Yara. Ma tagliale subito la pancia, perché aspettare? La cattivona poi prova a sparare ad Abby, ma guarda caso ha finito i colpi perché li ha sprecati poco prima sparando al nulla in mezzo alla foresta. Ancora, che fortuna per Abby, eh? A quel punto Abby, Lev e Yara scappano insieme e incontrano l'energumena con la quale Abby si è scontrata prima. Per puro caso, quella ha anche lo zaino di Abby con tutte le sue armi, ma guarda un po', non le usa, vuole fare a botte. Che fortuna Abby! Dopo questa serie di fortunati eventi, Abby porta in salvo Lev e Yara e poi li abbandona a loro stessi per riprendere il suo viaggio verso l'acquario. Abby raggiunge Owen, che si stava nascondendo nella barca. Lui rivela di non essere riuscito ad uccidere un serafita disarmato. Dato che Owen ha già espresso disappunto verso il VLF, ha senso che finalmente si sia deciso a disertare. Ti sei solo difeso. Smettila. Posso risolverla io. Parlerò con Isaac. Io sono stanco. Abby. Non voglio lottare per una terra di cui non mi frega più un cazzo di niente. Il serafita scottò.
L'ha cucinato. Il Serafita ha scosso Owen a tal punto da fargli sparare al suo compagno, Danny, pur di difendere la vecchia iena. Owen poi rivela di voler partire per Santa Barbara e unirsi alle luci rimaste. Abby invece dice di non avere alcuna intenzione di unirsi alle luci, aggiungendo: Se le luci fossero a Santa Barbara, io me ne andrei il più lontano possibile. Sì, sono cresciuta. Dovresti provare. I due litigano, poi si baciano e poi si accoppiano. Nel sonno, Abby vede Lev e Yara morti e capisce di doverli aiutare. È così eroico da parte sua voler aiutare due bambini in difficoltà. Immagino nessun altro lo farebbe, vero? Anche i Serafiti stanno cercando Lev e Yara, ma Abby li porta all'acquario per curare Yara. Owen e Mel si offrono subito di aiutare i bambini, come farebbe chiunque. Però se lo fa Abby, allora ha un arco di redenzione, a quanto dice la gente su YouTube. Aiutare due bambini è il tuo dovere di essere umano, non è nulla di speciale, è semplicemente il tuo dovere. Mel deve amputare il braccio di Yara, quindi Abby e Lev devono andare all'ospedale per prendere delle medicine per Yara. Non si capisce dove voglia andare a parare la trama di Abby, mentre con Ellie è chiarissimo, vuole vendicarsi. Con Abby è decisamente meno chiaro cosa vuole ottenere Abby. Scorazza in giro per Seattle senza una meta precisa. Prima scopa con Owen, poi prende le medicine, poi andrà a cercare un bambino scomparso. Qual è il punto di tutto questo? Tranquillo, i fan hanno delle teorie a riguardo, ci arriveremo dopo. Più avanti, Lev rivela di essere un ragazzo trans, o meglio, di essere nato donna, ma di volersi identificare come uomo. Vogliono ucciderti perché ti sei rasato la testa. Non era permesso. Per questo motivo le Iene lo rinnegano e vogliono abbatterlo. Scopriamo che i Serafiti venerano un oracolo che si è sacrificata per salvare i suoi compagni. Chissà se il vostro oracolo sapeva cosa stava facendo. Ha salvato decine di persone, in modi inspiegabili. Vi ricorda qualcuno? Sarà forse una critica al cristianesimo? Ha fatto esplodere camion e ucciso soldati. Non mi sembra un miracolo. Lev chiede ad Abby: Allora che ci fai qui? Perché sei tornata a prenderci? e Abby risponde: Rimorso. Per cosa? Non ci dovevi niente. Io sentivo il bisogno di aiutarvi. Non specifica rimorso verso cosa, e considerando che Abby ha superato la morte di Joel immediatamente, ha senso pensare che Abby senta rimorso per aver abbandonato Lev e Yara a loro stessi la prima volta che si sono visti, e non per aver ucciso Joel, come invece dicono su YouTube. Abby e Lev si imbattono in una zona con delle spore, ma Lev non ha con sé la maschera antigas. Quindi Abby prende una maschera usata da un cadavere, che avrà i filtri usurati ed ha le spore anche nel lato interno della maschera. Lo dà a Lev e la maschera funziona. Ma stiamo scherzando? I filtri delle maschere vanno cambiati giornalmente e quella maschera sta là da anni. Complimenti Neil, è così che si scrive una buona storia. Abby rivela di aver torturato persone in passato, anche Serafiti. Alcune persone paragonano Joel ad Abby. Ricordatevi di questa cosa perché ci ritorneremo più avanti. Nell'arrampicarsi, Abby e Lev cadono dalla gru. Guarda caso, l'edificio sotto di loro ha il soffitto vetrato. E guarda caso, proprio sotto il punto in cui cadono, c'è una piscina. Che fortuna, Abby! Fossi scivolata 1 metro prima, saresti morta. Abby raggiunge l'ospedale, dove incontra Nora. Nel VLF si è sparsa la voce che Abby ha disertato. Così la ammanettano. Ma Nora libera Abby giusto prima di essere uccisa da Ellie. Che fortuna, Abby! Abby trova le medicine e fa botte con un mega infetto. Dopodiché Lev sorprende Abby e lei, invece di pestarlo, come avrebbe fatto in qualsiasi altra situazione, si fa buttare per terra. Che fortuna per Lev. Lev e Abby coccolano il cane che tu, come Ellie, hai ucciso. Sarà forse per farti sentire in colpa? Scopriamo anche che Owen ha invitato Lev e Yara a seguirli a Santa Barbara, ma Lev vuole restare a Seattle e convincere sua madre a perdonarlo. Anche Mel vorrebbe partire per Santa Barbara, ma non se viene pure Abby, perché entrambi hanno 15 anni e devono litigare. Ormai l'avrai convinto a non partire, giusto? In realtà vado con loro. Ma non se vieni tu. Lui si sarà anche bevuto la tua sceneggiata. Però io no. Di che sceneggiata stai parlando? La grande assassina di Iene cambia idea e si converte. Non c'entra Owen, vero? Senti, ho fatto degli errori. Tu sei solo una Abby. Subito dopo, Lev scappa dall'acquario e si dirige verso l'isola madre dei Serafiti, perché sa che a causa della loro scomunica, sua madre dovrà pagare per il peccato che ha commesso.
Scopriamo poi che il nome natale di Lev era Lily. Lev infatti voleva crescere e diventare un soldato, ma la comunità ha deciso che Lev sarebbe dovuto andare in moglie ad un uomo anziano. Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e si sono convinti a scappare. Yara chiama Abby una brava persona. Nella torto. Sei una bella persona. Che ci sta considerando quello che Yara sa di Abby. Cioè niente, ma questo non può che non essere l'ennesimo tentativo di Neil per manipolare il giocatore nell'affezionarsi ad Abby. Abby fa la fila per il burrito, Abby accarezza i cani, Abby aiuta 2 bambini della fazione nemica. Ebba piace ai bambini. Ho detto Ebba? Qual è il senso della storyline di Abby se non quello di farcela stare simpatica? Abby non ha uno scopo, viene solo sbattuta in giro dalle circostanze. Al porto, Abby incontra Manny. Cercano di contrastare un cecchino professionista, che si rivelerà essere Tommy. Sì, perché a quanto pare Tommy si mette a sparare su una strada apparentemente senza motivo. E le uniche 2 persone che cercano di fermarlo sono proprio quelle 2 persone che lui sta cercando di trovare e uccidere. Che fortuna! Strano che non arrivano i rinforzi del VLF, dato che Manny rivela che questo cecchino sta ostacolando un'operazione molto importante per il VLF. Eppure, là c'è solo Manny. Anche Abby lo incontra per puro caso. Poi, davvero strano che quei rumorosi colpi di fucile non attirino nessun infetto, quando il giorno prima, in quella stessa area, come Abby, siamo stati attaccati dai zombie. E dato che come Abby dobbiamo attraversare un parcheggio pieno di infetti, che a quanto pare hanno orecchie solo per i nostri di proiettili. Meno male che questo è il gioco della generazione. Prima, nei panni di Ellie, abbiamo sentito che il VLF ha mandato dei rinforzi per abbattere il cecchino. Cecchino ore 12. Ripeto, cecchino avvistato al porto. Deve essere un intruso. Unità vicine al rapporto. Passo. Ma dove sono questi rinforzi? Tommy poi riesce a uccidere Manny e la reazione di Abby è... niente. Ansima e poi riprende subito con la sua vita come se nulla fosse. Dei tanti amici di Abby, questo è l'unico di cui Abby ne apprende la morte. È il suo primo amico morto e questa è la sua reazione. Il nulla. Abby e Tommy si scontrano e grazie a Yara, Abby spinge Tommy di sotto, in mare. Abby non perde nemmeno il tempo a controllare se effettivamente Tommy sia morto o no, considerando che entrambi sono stati addestrati dalle luci e lei lo sa. Vabbè. Abby e Yara raggiungono Lev sull'isola. Lev ha provato a parlare con sua madre, ma lei ha cercato di ucciderlo e lui, spingendola via, l'ha uccisa, facendola sbattere sullo spigolo del tavolo. Che sfiga. Un momento straziante, che dovrebbe segnare Lev, ma invece torna a comportarsi esattamente come prima. Ma aspetta, quindi Abby ha preso una martellata in faccia e sta bene, ma la madre di Lev sbatte contro il tavolo e muore? Ok. Abby e Lev vengono trovati dal VLF e da Isaac. Lui vuole uccidere Lev, ma lei lo difende. Yara uccide Isaac e poi viene crivellata di proiettili. Questo però dà a loro il tempo di scappare. Abby e Lev infatti scappano dall'isola e nel fare ciò fanno strage di Serafiti e VLF. Questo sì che è un ottimo arco di redenzione per Abby. Vero Neil? A questo punto Lev mostra i segni di quello che gli è appena successo. Ha perso sua sorella e sua madre nell'arco di un'ora. Il luogo dove è cresciuto è stato ridotto in fiamme. Vuole soltanto andarsene e lasciarsi tutto alle spalle. Finalmente un personaggio che è impattato dalla trama. Assurdo, vero? Abby e Lev tornano all'acquario e trovano tutti morti. Abby piange per Owen, ignorando completamente Mel. Infatti non ha reagito alla morte né di Mel né di Manny. Abby fa quello che sta per fare esclusivamente per Owen. La morte dei suoi amici non significa nulla per lei. È solo Owen che per lei ha una qualche importanza. Lev trova la mappa che conduce esattamente ad Ellie. Che fortuna! A questo punto possiamo assumere che Abby pensi che ad aver ucciso Owen e Mel sia stato Tommy, dato che l'ha incontrato poco prima, e dato che Abby non ha modo di sapere che Ellie sia a Seattle. Tenete a mente questa cosa. Abby quindi decide di andare a vendicare Owen e si porta dietro Lev. Considerate anche questo. Abby sta andando da un ex soldato delle luci che da solo ha ucciso Manny, Mel e Owen. E lei si porta dietro Lev, un bambino, per uccidere un assassino professionista. Complimenti Abby, sei proprio un ottimo esempio. Dalla radio si sente... Isaac è morto, è un massacro. Questo conferma che Yara ha effettivamente ucciso Isaac e che probabilmente i VLF faranno la fine delle luci. Abby trova Tommy per primo e invece di sparargli subito lo vuole mettere in posizione per giustiziarlo. Ma poi comunque non gli spara. Entra Jessie e muore subito. Abby, perché non spari ad Ellie? Che aspetti? Abby poi dice ad Ellie: hai ucciso i miei amici. Quando Abby non può sapere che è stata Ellie e di tutti i suoi amici morti, l'unico che ha visto morire è Manny, ucciso da Tommy, non da Ellie. Quindi perché lo dice a lei e non a Tommy? A quel punto Tommy cerca di liberarsi e si becca un proiettile in faccia. Tranquilli, non è morto, perché ci serviva ancora per la trama, no? Jesse invece no, lui ci serviva morto, quindi con lui un colpo è bastato.
Ellie e Abby combattono. Ellie le prende. Lev scompare e non si vede per tutto il combattimento. Ma poi, magicamente, riappaiono Dina e Lev, uno accanto all'altro, Abby pesta Dina e prova a sgozzarla. E a quel punto Ellie le dice: Fermati! Lei non c'entra niente. È incinta. E Abby risponde: Bene. E si appresta a sgozzare una donna incinta, se solo non fosse che Lev la ferma, giusto in tempo. Vi ricordate quando Yara ha detto ad Abby: Mel ha torto. Sei una bella persona. secondo voi Abby è una brava persona? Vi ricordate quando Owen ha detto: Se li uccidiamo, diventiamo come lui. secondo voi Joel farebbe una cosa del genere? Uccidere una donna incinta volontariamente? Per piacere personale? Comunque, che bel colpo di fortuna che Lev sia qui, a salvare Dina. Sembra quasi fatto apposta, soprattutto perché non ha senso che lui sia lì. Passano i mesi. Dina ha partorito un bellissimo maschietto di nome JJ e con Ellie si sono stabiliti fuori Jackson in una fattoria che, se vi ricordate, era il sogno di Dina. Sai, ho sempre sognato di sistemare una fattoria, appena fuori Jackson. La fattoria, al contrario di Jackson, sembra non aver bisogno di mura per ripararsi dagli infetti. Va bene. Ellie ha dei flashback di Joel morto e non riesce a dimenticarlo, non riesce ad andare avanti. A quel punto, Tommy raggiunge Ellie e le rivela di aver scoperto la posizione di Abby. Come ha fatto? Allora, te lo spiego io. Ha chiesto ad un tipo che conosce ad un tipo che ha fatto affari con una tipa muscolosa, forte come un toro, che viaggia insieme ad un bambino. Mi ha parlato di una ragazza con cui ha fatto affari mentre era in California. Ha detto che è forte come un toro e che viaggia insieme a un ragazzino sfregiato. Deve essere lei. Cioè, Tommy soltanto con queste due informazioni deduce che deve essere Abby, perché a quanto pare in tutta l'America, un continente, esistono solo loro così. Bene, che colpo di fortuna. Ah sì, comunque Tommy è vivo, ha solo perso un occhio. Sembra quasi che Neil l'abbia fatto sopravvivere solo per questa scena. In un flashback, Ellie vede Dina ballare ad una festa di paese. Jesse e Dina si sono appena lasciati. Dina chiede ad Ellie di ballare e si baciano. A quel punto Seth le interrompe dicendo: Ci sono delle famiglie. E Joel corre in mezzo a difenderla, ma ad Ellie la cosa non piace. Non mi serve il tuo cazzo di aiuto, Joel. Joel, però, non è l'unico a rimproverare Seth. Anche Maria e Tommy lo portano fuori e lo insultano. Questo ci fa pensare che Seth sia un caso unico a Jackson. Ma tornando al presente, Dina dice ad Ellie di non farcela più. Se Ellie partirà, Dina lo abbandonerà. E Ellie parte. Riflettete un attimo, questo posto è il sogno di Dina e lei è disposta a rinunciare al suo sogno e alla sicurezza di suo figlio perché ha litigato con Ellie? Quella casa non mi sembra un brutto posto dove restare, se non hanno nemmeno bisogno delle mura per tenere lontani gli infetti. Si vede che là gli infetti non ci vanno. Quindi, Dina, perché dovresti rinunciare a questa sicurezza? In ogni caso, Abby e Lev sono in cerca delle luci. Hanno ottenuto una pista che li porta in California. In una casa trovano una radio e cercano di contattare le luci, provando diverse frequenze. Dopo vari tentativi rispondono delle persone. Queste persone dicono che la base è sull'isola di Catalina e li lascia con: Vi troveremo noi. Uscendo dalla casa, Abby e Lev vengono catturati da quelli che poi scopriremo essere le serpi, dei commercianti di schiavi. Tornando ad Ellie, lei riesce a trovare la barca di Owen. Pensateci un attimo, girando per la California trova la barca usata da Abby. Capisce che proprio quella è la barca di Abby, senza aver mai visto la barca di Owen prima d'ora, e ci entra per leggere i documenti di Abby. Poi si addentra nella città e viene catturata da una trappola delle serpi, ma riesce a sopraffare i suoi due assaltatori, i quali rivelano di aver catturato Abby 2 mesi fa. Che fortuna, Ellie! In tutta Santa Barbara ha beccato proprio la persona che ha catturato Abby. La persona esatta! A quel punto Ellie uccide il tipo senza pietà e soprattutto senza un vero motivo, dato che il tipo era già disarmato e ferito. Ricordatevi questa cosa, Ellie ha ucciso una persona oramai innocua. Per arrivare ad Abby, Ellie fa una strage di serpi e libera i prigionieri, che le dicono la posizione esatta di Abby. Abby e Lev sono stati crocefissi in spiaggia e lasciati a morire. Stanno là da diverso tempo ormai. Ellie trova Abby malnutrita all'inverosimile e la libera. Dopodiché Abby libera Lev e nessun altro. Abby libera soltanto Lev. A quel punto Ellie aiuta Abby ad arrivare alle barche. Sembra aver abbandonato l'idea di vendicarsi appena la vede. E guarda caso ci sono 2 barche. Che fortuna, eh?
Fermi tutti, riflettiamoci un attimo. Ellie ha fatto una strage. Era convinta di uccidere Abby a tal punto da uccidere tutte quelle persone che non c'entravano niente con questa storia. Ellie è piena di adrenalina e odio. Eppure, appena vede Abby, il suo obiettivo, cambia idea. Ma poi cambia idea di nuovo perché prende Abby e la costringe a combattere. Decidi di Neil, che deve fare sta povera Chris? Ellie e Abby si menano. Durante il combattimento Abby stacca 2 dita ad Ellie. L'adrenalina e il dolore le pervadono il corpo. Ma mentre Ellie sta soffocando Abby, vede un flashback di Joel, la persona che ha perso, la persona che Abby le ha sottratto. E invece di arrabbiarsi ancora di più, perdona Abby e la lascia andare. Sì, avete sentito bene. Ellie con l'adrenalina a 1000, con il dolore di aver perso 2 dita, con il ricordo di Joel in testa, è proprio nel mood adatto a perdonare Abby, no? Ha senso per voi tutto questo? Uccidere tutte queste persone per arrivare a questo momento? Ed Ellie alla fine ci rinuncia? Ellie poi torna a casa e la trova abbandonata. Prova a suonare la chitarra e non ci riesce perché ha perso 2 dita. Vediamo un flashback di Ellie che parla con Joel, il giorno prima della sua morte, poco dopo la festa. I due parlano e Ellie fa pace con Joel. Di fatto, a modo suo, l'ha già perdonato. Quindi Abby non le ha sottratto la possibilità di perdonare Joel, come dice la gente su YouTube. L'ha fatto in questa scena. Ci si vede in giro. Certo. Ma ora andiamo ad analizzare il finale con le varie interpretazioni. C'è molto da dire in quanto tutti i nodi della sceneggiatura vengono finalmente al pettine. Iniziamo con Ellie risparmia Abby per spezzare il ciclo della vendetta. Ovviamente no, uccidere Abby non avrebbe comunque continuato il ciclo di vendetta, perché Lev stava dormendo e non avrebbe potuto sapere che è stata Ellie ad uccidere Abby, quindi Lev non avrebbe potuto inseguire la vendetta e il ciclo si sarebbe spezzato. Senza contare che molto probabilmente Lev sarebbe stato ricatturato dalle serpi per poi tornare sulla croce. Quindi di nuovo sì, uccidere Abby avrebbe spezzato il ciclo di vendetta. Mentre lasciandola in vita, come ha fatto, chi ci dice che in The Last of Us 3 Ellie non proverà di nuovo ad inseguire Abby? È proprio salvando Abby che il ciclo della vendetta non si spezza. Senza contare che se Ellie se ne fosse restata a casa, il ciclo della vendetta si sarebbe spezzato da solo, in quanto Abby sarebbe morta sulla croce, insieme a Lev. Il finale ha sempre meno senso. Inoltre, sia se Ellie avesse ucciso Abby, che se Ellie non avesse ucciso Abby, il finale di Ellie non sarebbe cambiato in alcun modo. Sarebbe comunque stata abbandonata da Dina e avrebbe comunque perso le dita. Quindi la sua scelta di risparmiare Abby non ha alcun valore a livello di trama, se non quello di lasciare una finestra per rifare tutto da capo in The Last of Us 3. E non vedo l'ora, guarda. Adesso parliamo dell'interpretazione errata, che Abby è come Ellie. Avery Eye dice che Abby è speculare ad Ellie, in quanto entrambi hanno perso una figura paterna. Il paragone ovviamente rimane in piedi per nemmeno il tempo di dirlo. Innanzitutto perché Abby completa la sua vendetta, mentre Ellie no. Dopodiché Ellie vuole vendicarsi il più in fretta possibile, non si mette a torturare le sue vittime, come invece fa Abby. Poi Ellie non rappresenta un esempio o figura paterna per nessuno, mentre Abby dovrebbe fungere da figura paterna per Lev. Inoltre, l'intero arco narrativo di Ellie è incentrato sulla vendetta e sugli effetti di essa su di lei, mentre l'arco narrativo di Abby è incentrato sul fare empatizzare il giocatore con l'assassino di Joel. Abby scorazza in giro senza un obiettivo preciso, l'opposto di quello che fa Ellie, che invece sa esattamente quello che vuole. O meglio, lo sa fino a 5 minuti prima del finale. Parliamo della seconda interpretazione errata. Dadobax invece dice che c'è un parallelismo tra Abby e Joel, perché entrambi portano un bambino in mano. Ma quindi anche Kaneki di Tokyo Ghoul è Joel? Ha senso, no? Abby e Joel sono così uguali che alla fine del gioco Abby salva Lev, ignorando completamente gli altri prigionieri sulla spiaggia. Invece Joel, mostro che non è altro, salva una ragazza che non conosce, Abby, e offre a lei e al suo gruppo munizioni e cibo. Completamente uguali. 2 gocce d'acqua. E Abby, come ringraziamento, gli spara su una gamba. Sono proprio identici. Joel uccide solo per necessità, mentre Abby uccide per piacere, traendo godimento dal far soffrire le sue vittime. Abby arriva a quasi uccidere una donna incinta per soddisfazione personale. Ora vi leggiamo i commenti più piccanti che abbiamo ricevuto sotto il nostro scorso video di The Last of Us. Intermostati, tutto quello che avete detto nel video e nei commenti è tutto da correggere, perché è tutto sbagliato. Mi scoccio pure a rispondervi. Speriamo di aver risposto a questo commento con questo video. Anche se il senso è lo stesso di quell'altro, Ma andiamo al prossimo commento. Abby non
non perde niente ottenendo la sua vendetta su Joel. Ma state scherzando? Uccidendo Joel innesta tutta la furia di Ellie e Tommy che le uccidono Manny, il miglior amico, e Owen, ex fidanzato e persona che ama tuttora. Mel, amica e incinta del figlio con l'uomo che ama, e altri amici come Jordan, Lea e Nora. Ma cosa avete giocato? Io Poi facciamo vedere lo screenshot col dislike che abbiamo cliccato dislike. Come abbiamo già scritto e come abbiamo detto in questo video, è vero, ad Abby muoiono diversi amici. Ma della morte di Jordan, Lea e Nora, Abby non ne è nemmeno a conoscenza. Come puoi soffrire per qualcosa che non sai essere accaduta? Mentre per quanto riguarda la morte di Manny, Abby non ha alcuna reazione, o meglio, ha una reazione momentanea, ma poi va subito avanti, mostrando come la sua reazione di stress era più legata alla paura di morire lei, che alla tristezza di aver perso un suo amico. Perché infatti poi ritorna come prima, il suo personaggio non si evolve. Infatti, solo quando vede Owen morto decide di agire. Mel nemmeno la guarda. In effetti l'ha chiamata stronza un paio di ore prima. Prossimo commento. Il termostati! Ellie odia Abby perché le ha tolto probabilmente la persona più importante, ovvero Joel. Ma non dimentichiamo che abbiamo... che cazzo di ridizio che perdo! Ma non dimentichiamo che Abby ha risparmiato la vita di Ellie 2 volte quando avrebbe potuto benissimo ucciderla. Ellie alla fine non la uccide perché capisce all'ultimo che sarebbe inutile. Non le porterebbe indietro Joel. E poi sa benissimo quello che ha detto Joel. Ma poi sai benissimo quello che ha fatto, cioè uccidere tutte le luci, quindi sa che non è innocente e che forse in quel modo la morte se l'è meritata. Anche Joel però ha salvato Abby una volta, e l'unico motivo per cui Abby non uccide Ellie è perché... è perché il gioco è scritto male, come abbiamo dimostrato in questo video. Poi chi te lo dice che Ellie capisce tutte quelle cose? Ci è stato dato solo un flashback che ci mostra Joel, quindi Ellie dovrebbe arrabbiarsi ancora di più, proprio perché sa di averlo perso. Nessuno di noi è uno psicologo, e anche se fosse, stiamo parlando di un personaggio fittizio, quindi per quanto ne puoi sapere, Ellie non uccide Abby perché ha paura di rompersi le unghie. Questa è la mia interpretazione, ora dimostra che mi sbaglio. Ovviamente non puoi dimostrare che un'interpretazione sia sbagliata, tranne quelle vostre. No, vabbè. Ma mettiamo che il commento abbia ragione, che Ellie non uccide Abby perché capisce che non gli riporterà indietro Joel. Ma quindi stai dicendo che Ellie sta lasciando a piede libero una pazza assassina che, da quello che ne sa lei, ha cercato di uccidere una donna incinta senza un apparente motivo? Perché quella è l'ultima cosa che Ellie ha visto fare ad Abby. Secondo te ha senso? Andiamo al prossimo commento. Infatti nella trama il gioco non racconta proprio una storia di vendetta, ma Ellie vuole trovare la pace con se stessa per non essere riuscita a perdonare Joel. Perché infatti Ellie cerca la pace con se stessa, uccidendo chiunque incontra. Ma che stiamo a Deadpool? Ma poi si contraddicono a vicenda, perché guarda quest'altro commento. Ma infatti non sono 30 ore di Ellie, la storia di Ellie è una storia di vendetta, ma quella di Abby è esattamente l'opposto. Aspetta un attimo, cos'è l'opposto della vendetta? Intendi forse la redenzione? Fare stragi di ex compagni VLF e Serafiti, vendicarsi di Owen cercando di sgozzare una donna incinta? Uccidere Jessie che poraccio non c'entra niente? Questa per te è redenzione? Certo che è redenzione, no? Salva Lev e Yara! Ma loro per primi hanno salvato lei. Inoltre sarebbe mostruoso fare il contrario. Non c'è nulla di redentivo nel salvare un bambino, perché è il tuo dovere di essere umano. Infatti anche Owen e Mel lo fanno. Mi dispiace, ma aiutare un bambino non è un arco di redenzione. Senza manco dimenticare che fa uccidere Yara e mette a rischio la vita di Lev portandolo in bocca a Tommy, Ma invece senti quest'altro. Termostati! Abby e gli altri del VLF non portano Ellie con loro per cercare di finire il lavoro, perché non sanno manco che quella ragazza è Ellie. Infatti, se aveste prestato più attenzione, quando Ellie tortura Nora capisce che Ellie è quella ragazza immune. Se Nora o qualcun altro avessero saputo a Jackson, l'avrebbero portata con sé, anche se non avrebbe avuto molto senso, perché ormai le luci non esistono più, o almeno questo è quello che pensavano. Andando avanti con l'avventura, si può riascoltare il dialogo dei VLF, dopo che ammazzano Joel, e si sentono Jordan e Mary che volevano uccidere anche Tommy ed Ellie, ma Owen dice di smetterla perché loro non uccidono Gladys come ha fatto Joel sul finale del primo gioco. Il loro obiettivo era Joel e basta. Scusa un attimo, ma alla fine del gioco Tommy riconosce che Lev sta con Abby soltanto dalla descrizione. Quella viaggia insieme ad un bambino. Quando tu, Abby, catturi Joel e ti imbocca una ragazzina in casa, sapendo che la ragazza immune non solo sta con Joel, ma è anche il motivo per il quale tuo padre è morto? Scusa, ma non te fai due domande? Nel video vi abbiamo fatto notare più volte che Abby, Owen e Nora fossero a conoscenza di Ellie. L'unico motivo per cui quelli del VLF non se la sono portata dietro
è che altrimenti non ci sarebbe stato il gioco. E non so te, ma a me non sembra un buon motivo. Sul resto del commento penso che guardando questo video tu ti sia già risposto. In caso contrario ti consigliamo di dargli un'altra occhiata. Aspetta, guarda questo è bellissimo, Termostati! Poi se dovete sempre andare a cercare il pelone nuovo, a tutti i costi cercare di infargare un capolavoro del genere, con questa qualità tecnica, una sceneggiatura pazzesca e degli attori incredibili, non vi lamentate se poi escono giochi come Fortnite. Ti assicuro che se The Last of Us 2 fosse questo gran capolavoro, non ci sarebbero così tanti peli. E questo commento ci fa capire che abbiamo ragione, dato che la tua risposta alle nostre critiche è stata: vabbè, non farci caso. Non è accettando i capolavori che il mondo va avanti, anzi è proprio chiudendo gli occhi e smettendo di cercare peli nell'uovo, come dici tu, che poi escono fuori giochi scritti da cani, come questo. Oh, mio caro commentatore, noi non abbiamo cercato il pelo nell'uovo. Noi ti abbiamo detto per filo e per segno quello che succede nel gioco. Poi ti devi decidere, siamo imprecisi oppure cerchiamo il pelo nell'uovo, perché non possiamo essere entrambe le cose. E comunque, se per te elencare quello che succede nella trama è criticare il gioco, allora mi sa che non ti è mai davvero piaciuto questo gioco. Vabbè, rilassati, beato lui che si è divertito. Io ho speso 70 euro e mo sto gioco lo uso come fermacarte. Anzi, credo che non sia neanche abbastanza pesante. Mi sa di no. Ma concludiamo con quest'ultimo commento. E vi lamentate anche del gameplay! Allora, amore mio, non sarò un critico studiato che conosce a memoria la storia del gameplay nei videogiochi, ma io il gioco l'ho giocato e mi sono annoiato da matti. Ti faccio un regalo. Durante il nostro walkthrough abbiamo contato alcuni pattern che si ripetono nel gioco, per farti capire come non c'è nemmeno la fantasia per rallentare il giocatore. Infatti abbiamo incontrato 87 porte chiuse a chiave o bloccate, che hanno richiesto di fare il giro. 12 puzzle ambientali che si risolvono spostando secchi dell'immondizia e saltandoci sopra. 9 puzzle ambientali che si risolvono appendendo corde trovate comodamente sul posto. E 49 bellissimi e per niente banali colpi di fortuna o sfortuna che hanno salvato la pelle al giocatore all'ultimo secondo o bloccato una strada proprio quando ci serviva passare di là. Allora ragazzi, noi dopo una seconda visione del gioco speravamo di riconoscere spunti e situazioni che avrebbero permesso al gioco non di essere migliore, ma almeno più godibile. Purtroppo ha solo confermato il nostro punto di vista. Infatti abbiamo cercato di prenderlo come se fosse la prima volta, ma nulla. Non vogliamo né creare odio né disinformazione, ma cercare di fare un'analisi obiettiva di ciò che il gioco dimostra, senza andare a cercare sospiri pieni di possibile significato o minuscole azioni che non definiscono nulla. Vogliamo ricordare che, anche se impersoniamo dei personaggi, non sentiamo quello che pensano e non sappiamo tutte le ragioni per le quali loro fanno quello che fanno. Spesso neanche loro lo sanno. Se non vi piace questa analisi, vedetevi il walkthrough. Vi ringrazio comunque per l'attenzione. Buona serata. Dato che c'era una tempesta di neve ed un orto di zombie. Aspetta, sposta un po' di qua. Sono morto. Tommy poi cerca di dissuadere Ellie dal paltile. Dal paltile? Paltile. Take 2. 2 come le dita di Ellie che non c'è più. Bucio de cu. Peccato che non lo possiamo dire, sennò veramente la prima. Ecco, mo mi incato. Ok. Mo mi incato. Take incatato. Non si sente Sopeto, peccato. Era più artistico questo. Non ti mette dietro, te conviene. Eccolo. La persona che ha perso, la persona che Abby le ha sottratto. Ma che cazzo ho scritto? Oh, Rico, sembra un rapper. Oh, Ellie, completa. La vende. Prossimo commento. Dobbiamo fare. Puoi fare il backstage dove metti sti stronzate? Esatto. No, zio, no, non possiamo fare così. Vabbè, torna indietro. Torna al commento. Ok, adesso non neanche dall'inizio, vaffanculo. Allora. E per chi se lo chiede, sì, stiamo tappando il naso e facendo la voce. Cercate di non cagare il cazzo pure per questo.